Nell'anno 2002, a Londra, viene dato alle stampe un libro. Il titolo è The Truth at Last, My Story. La verità alla fine, la mia storia. L'ho pubblicato Christine Keeler, una donna di 60 anni che a distanza di quasi 40 anni prova a far luce su uno scandalo che aveva destato scalpore in tutta l'opinione pubblica della Gran Bretagna. A pagina 12, Christine Keeler scrive: molto meglio che l'establishment venga colto con i pantaloni abbassati piuttosto che coinvolto nel furto di segreti. Questo era il pensiero. Molto meglio che il pubblico venga eccitato da misfatti aristocratici e che rida di personaggi pubblici presumibilmente stimati, che implorano di essere dominati come schiavi del sesso o che saltellano in giro con i grembiuli e maschere di pelle, chiedendo di essere frustati per essere stati cattivi. Here I come. Oh, here I come. Oh. Avete già capito, è un quadro abbastanza a tinte allegre, per non dir di peggio. È un quadro che ritrae un'atmosfera orgiastica all'interno di una Gran Bretagna che ha sempre fatto, almeno all'esterno, dell'immagine algida, seria, austera, un vanto, un marchio. Nel 1963 scoppia questo scandalo, uno scandalo incredibile. Nel panorama della storia politica britannica del XX secolo, pochi eventi hanno la portata così devastante, un misto di scandalo morale, di intrighi di intelligence e di caduta del potere come lo scandalo Profumo. Uno scandalo che prende il nome dal suo principale protagonista, il ministro John Dennis Profumo, noto anche come Jack. Un ministro conservatore, un barone, un uomo sposato con un'attrice molto bella, Valerie Hobson, ma che cede alla parte più debole di se stesso, che è un misto di vanità e di volontà di imporre il potere anche in camera da letto. Profumo era figlio di un avvocato di origini italiane, quarto barone Profumo, una famiglia nobile residente nel Regno di Sardegna e attestatasi a Londra nel corso dei decenni. Se scorriamo il curriculum di John Profumo, troviamo la crème della crème della formazione britannica: Harrow, Magdalen College di Oxford, il collegio di Kettering, le scuole dell'alta società. John Profumo era stato anche un soldato durante la seconda guerra mondiale, aveva combattuto in Nord Africa sotto Montgomery ed era stato nominato ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 1944. Nel 1960 John Profumo è nominato segretario di Stato per la guerra, incarico che oggi non esiste più perché il Ministero per la guerra è stato abolito. Lavora nel governo di Harold Macmillan, un conservatore, e si sa, i conservatori hanno dei costumi sociali di solito molto molto stretti, sono visti come persone estremamente serie, rigide, attinenti al protocollo, almeno in pubblico. Poi cambia tutto, ma cambia perché siamo all'interno di un periodo, gli anni 60, in cui dopo le incertezze, le devastazioni, la ricostruzione, le ristrettezze del dopoguerra, in un clima di guerra fredda, si sta provando una ripartenza sociale ed economica. Una ripartenza in cui la Gran Bretagna, dopo aver voltato le spalle a Sir Winston Churchill, il vincitore della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver esplorato varie vie politiche, aveva deciso di affidarsi al partito conservatore di Harold Macmillan. Ma se in ambito politico la Gran Bretagna aveva scelto la via dei conservatori, in ambito sociale la Gran Bretagna negli anni 60 era un fervore rivoluzionario. Basterebbe un nome: i Beatles, il quartetto di Liverpool, i quattro ragazzi che con la musica, ma anche con la loro immagine, rivoluzionano tutto. Rivoluzionano il senso dei costumi, lo sguardo con cui i giovani guardano la società. È un periodo di liberazione, gli anni 60. Si comincia a respirare un clima diverso anche per quanto riguarda la libertà sessuale, e anche per questo motivo i politici, che fino a quel momento non è che non avessero avuto scappatelle, tutt'altro, i politici, si diceva, erano andati al centro del mirino anche per quanto riguardava le loro frequentazioni col gentil sesso e non solo. In questo ambito così complicato, così complesso, si inquadra l'altra protagonista dello scandalo. Si chiama Christine Keeler. È una ragazza, ha 19 anni. Christine Keeler non è una ragazza fortunata. Il padre abbandona la famiglia quando lei ha appena 3 anni. Viene allevata dalla madre assieme al suo nuovo compagno, Edward Ted Hewish, dal Berkshire. Pensate che la loro casa è una vecchia carrozza ferroviaria adattata ad abitazione, senza acqua corrente e senza elettricità. Christine non vive un'infanzia facile. Il patrigno la molesta. Lei cerca più e più volte di trovarsi un lavoro, prima come babysitter, poi come commessa in un negozio di vestiti a Soho.
Infine cerca di sfondare come modella. A 17 anni ha quello che chiameremo un incidente di percorso. Nel corso di una relazione con un ragazzo conosciuto da poco, Jeff Perry, rimane incinta. Christine non vuole avere un figlio, prova ad abortire, usa un ferro da calza per provare ad abortire, ma fallisce nell'intento. Il bambino nasce prematuro e muore 6 giorni dopo. Christine lo seppellirà in una tomba anonima. Ma Christine è determinata a diventare qualcuno, comunque a sfondare, in qualsiasi caso ad allontanarsi da quel mondo di sofferenza e di povertà che l'ha sempre caratterizzata. A Londra trova lavoro in Baker Street, in un ristorante. Baker Street, tra l'altro, è una strada all'epoca molto elegante del quartiere di Marylebone, in cui hanno sede le banche della City. Conosce Maureen O'Connor, una ragazza che lavorava in un nightclub a Soho. Maureen introduce Christine nel sottobosco dei locali sordi di Soho. Conosce Percy Murray, il manager di uno di questi locali, che induce Christine, ancora minorenne, a esibirsi in spogliarelli a beneficio dei ricchi clienti di mezza età che affollano il suo locale. In quel nightclub, Christine conosce Peter Rachman, il signore della baraccopoli di Notting Hill, uno sfruttatore spietato, un uomo che taglieggia i propri inquilini, soprattutto quelli africani e caraibici, cui dà in affitto case fatiscenti a prezzi fuori mercato. Killer diventa l'amante ufficiale di Rachman e attraverso Rachman comincia a entrare nel bel mondo. Assieme a un'altra ragazza di umili origini, Mandy Rice Davis, riesce a ottenere un appartamento a ovest di Londra e poi un contratto temporaneo con Chanel per pubblicizzare in qualità di modella l'abbigliamento da teenager. Grazie a questi contatti con persone potenti, almeno a livello economico, Christine Killer riesce davvero a sfondare. L'incontro della sua vita è con l'osteopata Stephen Ward, un uomo ricco, potente, che è innamorato di Christine, ma Christine non ne vuole sapere, non vuole concedersi a lui. Ward però la introduce in una cerchia di amicizie particolari, ne fa conoscere personaggi dell'arte, dello spettacolo, della politica, perché Stephen Ward, oltre al lavoro di osteopata, è anche un pigmalione, è un uomo che organizza festini a base di alcol, sostanze stupefacenti e ovviamente prestazioni sessuali. Questi festini vengono organizzati periodicamente, nelle tenute più esclusive, soprattutto dei nobili, ed è proprio in una di queste tenute, nell'estate del 1961, a Cliveden, nella contea del Buckinghamshire, che Christine Killer viene presentata al ministro Profumo. Killer non si faceva certo illusioni su cosa fossero quelle feste, ma quello che non poteva immaginare né lei né Profumo è che proprio a causa di quelle feste sarebbe sorto un problema per tutta la nazione. Perché Killer, come tante altre ragazze in quel periodo, non frequenta esclusivamente le feste organizzate da Ward o da Lord Astor, il proprietario della tenuta di Cliveden. Frequenta anche altre feste, organizzate nei nightclub o negli hotel. A un'altra festa, precedente di appena un mese, quella di Lord Astor, Christine Killer aveva conosciuto un altro uomo, Yevgeny Ivanov, addetto navale presso l'ambasciata sovietica. Siamo nel clima di guerra fredda, siamo negli anni 60, manca poco alla crisi dei missili di Cuba. Ne abbiamo già parlato. È stato costruito il muro di Berlino. Sempre di più il mondo è spaccato in senso bipolare. A Londra, l'MI5 e il controspionaggio sa benissimo che Yevgeny Ivanov, dietro l'etichetta di addetto navale, è soltanto una spia. Hanno ragione, fa parte del GRU, lo spionaggio militare. È a Londra per gestire una rete di informatori che raccolgano notizie utili all'Unione Sovietica nel quadro complesso in quella partita a scacchi così delicata che riguarda proprio la guerra fredda. Profumo sembra ignorare, almeno all'inizio, questa relazione di Killer con Ivanov. Per lui si tratta solo di divertirsi alle feste, divertirsi in compagnia delle ragazze, anche alle spalle della moglie. Il guaio è che John Profumo si invaghisce perdutamente di Christine Killer. Il 9 agosto del 1961, un paio di settimane dopo quella festa da Lord Astor, Profumo scrive una lettera a Killer. Le dice che non avrebbe più potuto vederla. Le scrive soprattutto "My darling Christine", perché nel frattempo una informativa dell'MI5 è arrivata sulla sua scrivania. Quell'informativa dettagliata descrive tanto i contorni di Christine Killer, la sua storia molto tragica, quanto le sue frequentazioni, a cominciare da Yevgeny Ivanov. Roger Hollis, il capo dell'MI5, è
il mandante di quella lettera. È lui che, allarmato dalla possibilità che il ministro per la guerra possa aver rivelato qualcosa tra le lenzuola a quella che viene vista semplicemente come una prostituta e che questa prostituta l'abbia riferito all'addetto militare sovietico, dicevamo, Roger Hollis vuole intervenire e troncare quella relazione. Ufficialmente la relazione termina ad agosto del 1961. Keeler invece affermerà che più e più volte si sarebbe vista ancora con John Profumo, che era genuinamente innamorato di lei. Serve parecchio tempo perché lo scandalo venga a galla. Bisogna aspettare l'ottobre del 1962. Mentre in America si consuma quel periodo di crisi, noto come i 13 giorni, quando sembra che tutto il mondo sia sull'orlo della distruzione per la crisi dei missili di Cuba, due degli uomini che frequentavano Christine Keeler, un cantante jazz giamaicano di nome Aloysius Gordon e Johnny Edgecombe, il coinquilino della ragazza, sono protagonisti di una rissa. Gordon rimane ferito gravemente al viso con un coltello. La rissa era nata per i classici futili motivi. Quella ragazza è mia, no è mia, non puoi più vederla, ma chi l'ha detto? Le solite cose, le solite litigate tra uomini. Da quella litigata, Gordon emerge con la volontà di vendicarsi, non tanto di Edgecombe, quanto di Keeler, che le fa sapere di non volerlo più incontrare. Keeler prova a chiudere la questione, anche a chiudere il rapporto con Edgecombe. Edgecombe reagisce male. Un paio di mesi dopo si presenta sotto casa di Christine Keeler e spara alcuni colpi di pistola al portone, provocando l'intervento dei vicini e della polizia, che arresta l'uomo, condannato in seguito a 7 anni per possesso illegale di arma da fuoco. Ma quello che desta ancora più scandalo è che da quel momento in avanti Keeler ha paura e inizia a parlare spontaneamente, anche con i giornalisti, di Edgecombe, dell'avvocato Michael Eddowes, dell'ispettore capo Burroughs, di John Lewis. Con tutti questi personaggi inizia a parlare e parla facendo dei nomi. I nomi di Ward, l'osteopata che organizzava i festini, di Ivanov, il suo amante sovietico, e di John Profumo. Nel marzo del 1963, lo scandalo Profumo, ormai lo chiamano tutti così perché i giornali e anche il partito laburista sono sempre più convinti di trovarsi di fronte a una bomba che sta esplodendo e sono tutto di pubblico dominio. Tutto quanto arriva in pasto all'opinione pubblica britannica, che non può far altro che chiedere a gran voce una soluzione. Il 21 marzo del 1963 alla Camera dei Comuni il parlamentare laburista George Wick chiede al Ministero dell'Interno la conferma o meno delle voci secondo le quali un ministro del governo, non viene fatto il nome esplicito di Profumo, avrebbe avuto una relazione con una ragazza di nome Christine Keeler. La dipinge davanti a tutti come una prostituta, ma non è tanto il termine prostituta a destare scandalo, è il fatto che lo stesso Wick accusa il governo di coprire una situazione pericolosa. Un suo membro avrebbe potuto rivelare dettagli della sicurezza nazionale a una donna che intratteneva una relazione con l'addetto navale sovietico. È uno scandalo enorme. Non ci sono prove che effettivamente Profumo abbia passato alla Keeler delle informazioni sensibili, così come non esistono prove che la Keeler abbia maneggiato queste informazioni sensibili e le abbia passate a Ivanov. Ma tanto basta all'opinione pubblica, ma anche allo stesso Parlamento, per far pressioni. Lo stesso Profumo, pur non avendo udito il proprio nome nel discorso di George Wigg, capisce di essere sotto pressione, capisce che la sua relazione con Christine Keeler, che in realtà non si è mai davvero conclusa, perché le lettere continuano a essere inviate, a ricevute lettere e a avere risposta, quella relazione è sconveniente. Questo è il termine che viene utilizzato. Il ministro non può più restare in carica. Il 4 giugno del 1963, John Profumo deve ritrattare la propria posizione e dimettersi. Da lì in avanti è una cascata di eventi. Il giorno dopo inizia il processo contro Gordon, che viene pubblicizzato dalla stampa. Keeler lo accusa di essere l'aggressore che le avrebbe procurato dei danni fisici quando all'aeroporto di rientro da un viaggio in Spagna lei sarebbe stata aggredita e avrebbe riportato delle contusioni. 3 giorni dopo, Stephen Ward, l'osteopata, l'organizzatore dei festini, viene arrestato con l'accusa di aver incamerato dei guadagni immorali dallo sfruttamento delle ragazze di Christine Keeler e della sua amica Mandy Rice Davis. Sfruttamento della prostituzione. Ward non vede la fine del processo. Si suicida il 31 luglio del 1963 assumendo una dose letale di barbiturici. Morirà dopo 3 giorni di coma. Si scoprirà in seguito, perché Keeler lo ammetterà, che tutta l'operazione Profumo,
lo scandalo non era un qualcosa di montato ad arte, era tutto vero. Killer confessa di aver tradito il proprio paese, di aver passato a Ivanov delle informazioni, non specifica quali. E allora resta il dubbio che effettivamente Killer abbia raccontato la verità o meno. Non solo, Killer ammette che Stephen Ward, il suo pigmalione, era in realtà il capofila di una rete comunista. I suoi festini altro non erano che un tentativo di screditare la classe politica britannica e al contempo di raccogliere informazioni tra le pieghe delle lenzuola. Verità? Dubbio? Bugia? O semplicemente una manipolazione post-mortem per cercare di costruire una post-verità? Il dubbio resta. Quello che noi sappiamo di tutta la vicenda è che l'opinione pubblica britannica era particolarmente sensibile al tema del tradimento. Negli anni 60 l'intelligence britannica è una specie di colabrodo. Lo scandalo di Anthony Blunt, prima ancora quello di Burgess, la fuga di Harold Kinfield. Ne abbiamo già parlato in un altro video. Tutto ciò rappresenta un qualcosa di inaccettabile per l'Inghilterra, per l'impero. Il caso Profumo fa scuola, viene utilizzato nelle sedute di analisi politiche come un esempio classico di cosa non si debba mai fare in ambito politico, mai cedere alle tentazioni e soprattutto, se proprio si decide di farsi l'amante, tenerla all'oscuro di tutto e non reperirla in festini dove la stessa donna può essere condivisa da più uomini. Tutto ciò scaturisce in un terremoto la cui eco l'avvertiamo ancora oggi, per più motivi. Primo, è di morale pubblica e politica, perché si dimostra che un ministro non può mentire al Parlamento, non può farlo per questioni private, personali, intime, figurarsi per questioni molto più importanti. È uno scandalo che scuote le fondamenta per questioni di sicurezza nazionale, per lo spionaggio, e non occorre che vi ribadisca il motivo, ma anche a livello culturale, a livello mediatico. Da quel momento in avanti, i giornalisti indagano ancora di più sulla vita privata dei politici. Da un lato con la richiesta di maggiore trasparenza per evitare nuove fughe in avanti, dall'altro alla ricerca pruriginosa dello scandalo. E poi il tema della classe del potere. Profumo era un barone, era un membro rampante del Partito Conservatore, era un personaggio di spicco della società britannica. Christine Killer era una povera ragazza che veniva dai bassifondi, che aveva lottato per acquisire un minimo di status. Era una specie di lotta di classe tra l'elite intoccabile e chi arrivava dagli slums, dalla povertà. Giusto un anno fa abbiamo visto noi in Italia lo scoppio dello scandalo che ha riguardato l'ex ministro Gennaro Sangiuliano. Ne abbiamo parlato anche di un instant video. È un qualcosa che ci ha riguardato tutti da vicino. Abbiamo rivissuto, 60 anni dopo, le conseguenze, l'onda lunga dello scandalo Profumo. Siamo tutti diventati un po' guardoni, volevamo saperne di più, di questa relazione extraconiugale, del graffio sulla testa di Gennaro Sangiuliano, delle litigate, dei video che la sua amante realizzava per i corridoi del ministero. Volevamo saperne di più. All'epoca dello scandalo Profumo non esistevano i social media, esisteva internet, non c'erano gli smartphone. Pensiamo cosa sarebbe potuto accadere se il medesimo scandalo, non dico con gli stessi personaggi, ma con gli stessi incarichi, un ministro della difesa, una spia sovietica o comunque una spia straniera e una modella che si prostituiva nei festini, fosse stata riproposta oggi, con la società odierna, con le tecnologie odierne. Noi di dentro la storia siamo perfettamente consci dei rischi della navigazione online, perché sì, internet è un grande mare, si possono trovare tanti pesci, ma a volte noi stessi possiamo diventare pesci che possono abboccare all'amo di qualche malintenzionato, di qualche persona che vorrebbe approfittare e infilarsi nei nostri sistemi per carpire le nostre informazioni o peggio ancora per ricattarci. Allora, per prevenire tutto ciò è sempre bene dotarsi di un'ottima protezione. Noi di dentro la storia abbiamo scelto NordVPN come partner strategico, la migliore VPN in circolazione. Questo perché NordVPN, grazie alla sua Threat Protection Pro, una tecnologia di ultima generazione, ci mette a riparo da qualunque malintenzionato, ovunque noi ci troviamo, da qualunque dispositivo si scelga di navigare. E non solo, ci permette anche di accedere a determinati contenuti che per motivi di geolocalizzazione a volte vengono oscurati. Anche voi potete usufruire del medesimo servizio sottoscrivendo i piani biennali di NordVPN. Se volete saperne di più, cliccate nei link che trovate in descrizione al video. Avrete la possibilità di usufruire di 4 mesi extra gratuiti e della consueta garanzia
di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Quindi, concludendo, perché lo scandalo Profumo ancora oggi ha una valenza eccezionale? Perché ci insegna a non sottovalutare mai i rischi. E se questo vale per un comune cittadino, figurarsi per chi ricopre ruoli apicali. In quel caso occorre essere ancora più prudenti, ancora più attenti e per nulla esposti, o quantomeno il minimo esposti, al rischio di ricatto. Possa essere in gioco dei documenti sensibili, dei documenti riservati, i segreti di un paese, addirittura gli assetti del mondo come lo conosciamo. E tutto per cosa? Semplicemente perché un uomo, nel delirio dell'onnipotenza del potere, pensava di poter applicare quel potere derivante dalla politica in ogni ambito, persino nella vita privata, persino tra le lenzuola, con una ragazza disponibile.